Dunque oggi vi faccio vedere un vecchio esperimento. Si tratta di un esperimento basato su aste EFNMR e questo esperimento ci permette di comprendere i campi sia di emissione sia i campi generati dal pianeta. Ecco, in quanto molti rabdomanti ancora oggi pensano che il livello del terreno sia il limite sotto il quale si può trovare qualcosa. In realtà dovete sapere che l'emissione del campo terrestre, della griglia terrestre, è già effettiva, quindi le aste non andranno a rilevare il materiale, ad esempio l'oro, vedete, non andranno a rilevare l'oro solo sotto, ma lo faranno anche sopra. Ecco, vi faccio vedere un attimo come funziona. In questo esperimento praticamente sono state scoperte le frequenze di risonanza, quelle definite RT, ovvero risonanze terrestri, in quanto le aste rilevano verso il basso, verso l'alto e avanti. Quindi sono queste tre direzioni entro le quali le aste possono lavorare. Allora, questo esperimento, come potete vedere, dimostra che un oggetto sospeso e non coperto dal terreno è in grado di emettere il proprio campo. Questo campo è un campo di rilevamento dettato dalla deformazione dello spazio in cui si trova l'oggetto, che non è necessariamente il terreno. Non è necessariamente il terreno, ma può essere ad esempio anche la soffitta di qualche casa. Ad esempio può essere che il materiale si trovi in una grotta nascosto verso l'alto invece di essere nascosto verso il basso, perché diciamo potrebbe essere che ci sono dei fattori particolari in cui gli oggetti, ma anche i minerali, si trovano esattamente sopra le aste e non sotto. Ecco, questo esperimento ha dimostrato inoltre che ci sono le risonanze terrestri, la griglia terrestre emette ben oltre il terreno. Ok, osservate l'esperimento. L'anello è sospeso, noi ci passiamo le aste sotto, le aste si incrociano esattamente. Come per gli oggetti del terreno, dovete fare la stessa identica cosa, lasciate stabilizzare le aste, una volta che l'incrocio è stabile, invece di abbassare, sollevate e prendete il materiale che è posto al di sopra delle aste. Ecco, questo semplice esperimento è stato in grado di spiegare sia le risonanze terrestri, in quanto la griglia terrestre si espande ben oltre il pianeta, e quindi può spiegare anche l'emissione singola degli oggetti. Ecco, non è necessario che l'oggetto sia ricoperto di terra. Questo esperimento, come vi faccio vedere, è un esperimento molto importante, in quanto, come potete vedere, questo esperimento ci dice che il campo di emissione può essere localizzato in qualsiasi punto dello spazio. Non è necessario che l'oggetto sia sepolto, come credono ancora molti rabdomanti.
Allora, questo esperimento dimostra che la griglia terrestre va ben oltre il pianeta. Ecco, vi farò vedere alcuni calcoli che sono stati fatti. In base alla griglia terrestre possiamo calcolare le risonanze RT e questo sistema ci dà la possibilità di rilevare gli oggetti anche sopra il punto di incrocio delle aste. Quindi sappiate che gli oggetti possono essere rilevati sopra le aste, sotto le aste, ad esempio in parte con l'incrocio a punta, diciamo, quindi perché gli oggetti emettono un loro campo. Si tratta di un campo di deformazione dello spazio per cui vengono create delle correnti elettriche in grado di attivare le aste. Le aste sono viste come un condensatore parassita che a tutti gli effetti sfrutta l'energia generata dallo spostamento dello spazio che è creato dall'oggetto in questione e quindi si chiudono sia sopra l'incrocio sia sotto l'incrocio. Non è necessario avere la copertura del terreno come pensano molti rabdomanti. Quindi sappiate che questa è una parte di fisica delle aste che discuteremo più avanti. Ecco, vi farò vedere alcuni calcoli, potrete capire come funziona e perché le aste funzionano in questo modo. Allora, i campi possono essere rilevati sotto, osservate bene. I campi possono essere rilevati sopra, come potete vedere, e possono essere rilevati anche di lato, come potete osservare. Quindi l'oggetto in questione deforma lo spazio, crea un'emissione specifica per cui le aste si chiudono e viene rilevato. Ecco, qui si tratta di fisica della materia, quindi non stiamo parlando diciamo, di magie, di occultismo, di altre cose, si tratta esclusivamente di fisica. Ecco, è una fisica particolare che viene descritta in alcune formule che sono state studiate dal progetto Raptos, però vedremo come gestire questa cosa. Intanto sappiate che potete rilevare gli oggetti sia sopra sia sotto e di lato, quindi le tre dimensioni, e per questo non c'è problema. Allora, un'altra considerazione è questa: che cosa succede se noi abbiamo ad esempio un oggetto sottoterra e un oggetto diciamo sul soffitto, sulla perpendicolare esatta delle aste? Succede questo, osservate bene: le aste rileveranno l'oggetto più forte, ovvero il materiale, ad esempio in questo caso è l'oro. Il materiale più forte in questo caso è la moneta d'oro, che è molto più pesante dell'anello. Tutto qui, e questa è l'unica differenza.
però sappiate che il campo di emissione è da tutte le parti. Infatti possiamo prendere l'anello, vedete? Possiamo prenderlo con le punte delle aste continueranno a seguirlo, però in questo momento siamo disturbati dalla moneta d'oro, come potete vedere. Allora ci tocca toglierla e poi rifaremo un altro tipo di test. Allora, oggi vi dimostro come la griglia terrestre funzioni. A tutti gli effetti abbiamo un oggetto sospeso, come potete vedere le aste sono EFNMR dedicate per il rilevamento dell'oro, e questo ci dà la dimensione per poter trovare oggetti anche al di sopra delle aste. Non è necessario che il cercatore sia al di sopra dell'oggetto, in quanto la gravità è sia sopra che sotto. Ecco, come potete osservare. Bene. Allora, l'oggetto specifico, vediamo un attimo, l'oggetto specifico è un anello sospeso e l'esperimento che vi faccio vedere serve alla comprensione dell'emissione sulla griglia terrestre. Osservate bene, le aste si incrociano esattamente al di sotto dell'oggetto ma al di sopra dell'incrocio, in quanto molte persone pensano che sia la Terra a generare questo effetto. In realtà questo effetto è generato dallo spostamento dello spazio dovuto alla presenza dell'oggetto. Ecco, in quanto dove non ci sono oggetti, vedete che le aste si riaprono, osservate bene, mentre se ci rispostiamo sull'anello possiamo rilevarlo esattamente da sopra le aste.